Benvenuti, cercatori di senso e amanti delle sfumature, a un appuntamento che promette di cambiare il modo in cui ascoltiamo i silenzi e decifriamo le parole dei nostri beniamini. Benvenuti nel vostro rifugio di analisi, verità ed esclusività, segreti turchi. Nel vortice brillante del mondo dello spettacolo, dove il rumore è moneta e l'esposizione totale è regola. A volte basta una sola frase, lanciata nel vuoto digitale all'istante giusto, per fermare il tempo e costringere tutti ad ascoltare. Mentre il pianeta intero salutava l'arrivo del 2026 tra fuochi d'artificio, brindisi e frasi fatte ripetute come un mantra, una donna ha scelto un'altra strada. Özge Yaz, musa amata ben oltre i confini della Turchia, non ha chiuso l'anno con una foto scintillante di festa, ma con un seme, quello del mistero, della consapevolezza, della maturità. Un messaggio volutamente incompleto, eppure premeditato con cura, capace di generare più conversazioni di un qualunque titolo scandalistico. Oggi su Segreti Turchi non saremo qui a diffondere voci di rotture che non esistono, ci interessa, piuttosto, smontare con calma l'anatomia di una trasformazione personale che sta riscrivendo le regole della sua vita e del suo modo di amare Gökberk Demirci. Prima di tuffarci in questo mare di sottintesi, confini emotivi e ricerca della pace interiore, vi rivolgo un invito dal cuore. Se apprezzate un racconto attento, una narrazione che rispetta l'evoluzione umana degli artisti, iscrivetevi a Segreti Turchi. Attivate le notifiche per non perdere mai una nuova analisi. E se desiderate sostenere questa voce indipendente e accedere ai contenuti psicologici che non possiamo condividere in pubblico, premete adesso il pulsante Unisciti. Il vostro sostegno ci permette di indagare queste storie con la profondità che meritano. Ora, silenzio e mente aperta. Stiamo per sciogliere l'enigma di Özge Yaz. Gli ultimi secondi del 2025 scivolavano via, i social brillavano di auguri generici e di paillette. In mezzo a quel frastuono visivo, Özge ha lasciato cadere una riga che ha frenato l'attenzione collettiva. L'unica cosa che voglio cambiare nel 2026 è, 3 puntini. Una porta socchiusa. Un invito a completare una frase che, da Istanbul ai forum dei fan, ha incendiato la fantasia. Che cosa potrebbe desiderare di cambiare, con tanta urgenza, una donna che sembra avere tutto, carriera, fascino, amore? La reazione immediata dei rotocalchi è stata prevedibile, cercare la tragedia. Era una frecciata a Gökberk. Il segnale di una crisi imminente. Il prologo di un addio. Su Segreti Turchi preferiamo leggere tra le righe. La costruzione della frase non suonava disperata, suonava determinata. Non era la mano che afferra aria perché sta affogando, ma la mano che disegna una rotta dopo aver imparato a nuotare in acque profonde. Özge non invocava un cambio di scenario, reclamava un cambio di copione. E, come scopriremo, quel cambio non ha a che fare con il rompere, bensì con l'irrobustire, non con l'allontanare, ma con l'architettare una nuova intimità. Secondo informazioni raccolte dal suo entourage e fatte filtrare con estrema discrezione, quel messaggio non è stato un capriccio di mezzanotte, è l'approdo di un percorso di introspezione durato mesi. La frase è l'unica cosa che voglio cambiare e riassume una filosofia di vita più matura, conquistata con fatica e lucidità. Özge ha iniziato a osservare la propria esistenza non come una sequenza di eventi che la travolgono, ma come una serie di scelte che compie. Il cambiamento che evoca non è esterno, non vuole cambiare le persone attorno a sé, e certamente non Gökberk. Vuole trasformare la dinamica, il modo in cui entra in relazione con loro. Una sfumatura, sì, ma decisiva. Invece di cambiare gli attori della scena, Özge vuole riscrivere i dialoghi. Aspira a un lessico più limpido. A conversazioni più lente, stabili, trasparenti, soprattutto con la famiglia e con gli amici che di lei sanno tutto e al tempo stesso non sanno abbastanza. È la fine dell'epoca della compiacenza, l'inizio dell'epoca dell'autenticità. E in questo spartito nuovo, l'amore non viene depotenziato, ma protetto da ciò che lo confonde. A questo punto, famiglia di Segreti Turchi, vi chiediamo,
Quante volte avreste voluto cambiare il modo in cui vi relazionate ai vostri cari, invece di pretendere che cambiassero loro? È possibile tracciare confini nuovi in rapporti antichi senza accendere un incendio? Raccontateci esperienze e riflessioni nei commenti. Qual è il vostro proposito di trasformazione per il 2026? E se apprezzate questa lettura profonda, regalate un mi piace al video. Per sostenere le nostre ricerche indipendenti, il tasto Unisciti è il vostro pass per l'area riservata. Abbonandovi, mantenete alta la qualità che ci distingue. La relazione tra Özge Yaz e Gökberk Demirci è da anni un piatto succulento per i settimanali turchi. Spesso descritti come coppia da fiaba, perfetta, quasi irraggiungibile. Dietro le quinte vivono una realtà più complessa e, quindi, più vera. Set cinematografici che non coincidono, progetti all'estero, mesi sfasati, città diverse, e la pressione costante di milioni di occhi che sezionano ogni like, ogni gesto, ogni silenzio. In questo contesto, il desiderio di cambiamento di Özge assume un peso concreto. Quando parla di cambiare, intende mettere in atto un sistema fatto di comprensione reciproca e confini chiari, invece di un ambiente rumoroso dove tutti hanno qualcosa da dire. Parole riportate da chi le sta vicino e che colpiscono per la loro precisione chirurgica. Özge e Gökberk sono spesso vittime dei malintesi che nascono dall'eco dei social, del telefono senza fili, del gossip, dell'invadenza di opinioni mai richieste. L'obiettivo per il 2026 è schermare il loro legame, costruire uno spazio protetto accessibile solo a loro due. Non è un sottrarsi all'amore, ma un modo per preservarlo. Özge ha capito che, per sopravvivere alla gloria, l'amore deve contenere una quota di segreto. Una delle scelte più spiazzanti, tra quelle che compongono questa metamorfosi, è la decisione di ridurre la propria impronta verbale in pubblico. Pare che l'attrice stia facendo su un mantra semplice: parlare meno, vivere di più. In un'epoca in cui sembra obbligatorio postare ogni gioia e ogni ferita per renderle reali, Özge si è ribellata a quel dogma. Ha confidato agli amici di non sentire più il bisogno di esibire la felicità perché sia autentica. Spostare la vita privata in un territorio più protetto non è solo una strategia antipaparazzi, è un'esigenza spirituale. Özge crede che un modello di relazione in cui non si debba raccontare tutto a tutti sarà più sereno, per sé e per Gökberk. È una promessa di intimità vera contro l'intimità performativa. Riducendo il rumore delle opinioni altrui, spera di ascoltare con maggiore nitidezza la propria voce e quella del compagno. Un ritorno all'essenziale, all'essenza del contatto umano che si perde quando si vive per le apparenze. Impossibile osservare il mutamento di lei senza notare, in parallelo, l'evoluzione di Gökberk Demirci. Attore dalla disciplina ferrea e dal carisma naturale, negli ultimi tempi ha ripetuto con insistenza una parola: equilibrio. Come Özge, anche lui vuole definire meglio la linea che separa il mestiere dalla vita. Che entrambi siano arrivati alla stessa epifania a cavallo del 2026 non è un caso, è il segno che la loro storia è passata dall'incanto della passione alla consapevolezza del patto. Gökberk sostiene Özge senza riserve. Stando a ciò che è trapelato da alcune cene di Capodanno, avrebbe confidato agli amici: vogliamo semplificare le cose, non stravolgerle. E questa distinzione vale più di un comunicato. Non cercano un'esistenza diversa, cercano un modo più semplice di abitarla. La loro complicità oggi si misura nella costruzione di codici condivisi. Privilegiare le conversazioni vis-à-vis al posto delle chat infinite, scegliere il silenzio opportuno al posto del post impulsivo, mettere la privacy davanti alla popolarità. Si stanno costruendo una fortezza, non per isolarsi, ma per filtrare il superfluo. Dentro entrano gli sguardi sinceri, restano fuori le aspettative altrui. Forse l'aspetto più coraggioso del proposito di Özge per il nuovo anno è il rifiuto di piacere a tutti. Per anni si è portata addosso l'etichetta della ragazza dolce, sempre gentile, sempre accomodante. Ma crescere, a volte, significa deludere qualcuno per non tradire se stessi. Le indiscrezioni raccontano una stanchezza. Vivere sotto la lente delle aspettative altrui costa un prezzo troppo alto.
Ascoltare la propria voce implica mettere paletti più fermi con chi la circonda. Ciò si tradurrà in atteggiamenti più chiari, meno giustificazioni e una postura più assertiva. Non si tratta di cancellare persone dalla propria vita, ma di riassegnare i posti a tavola. Chi porta rumore e dramma si accomoderà in fondo, chi porta pace e comprensione, come Goldberg, sederà vicino. È igiene emotiva. Potrà sorprendere qualcuno, ma è vitale per la loro salute mentale. Prima della conclusione, un grazie alla comunità che ha reso Segreti Turchi la casa dell'analisi profonda e della narrazione curata. Se non avete ancora esplorato il livello Unisciti, vi state perdendo approfondimenti che condividiamo solo con i nostri membri più vicini. Cliccate su Unisciti per sostenere la nostra indipendenza. È grazie a voi se possiamo viaggiare, contattare fonti, verificare e portarvi la verità prima degli altri. Chiudendo il cerchio sul messaggio incompiuto di Osge Yaz, resta una certezza luminosa. Il 2026 non sarà l'anno delle rotture, ma delle fondamenta. La frase è l'unica cosa che voglio cambiare e non era un lamento, ma una mappa. Osge ha smesso di recitare in una storia scritta da altri e ha iniziato a scriverne una sua. Il desiderio di cambiare il tono del coro intorno a sé per ascoltare meglio la propria voce è il proposito più maturo e, forse, più rivoluzionario che il nostro mondo abbia letto in questi giorni. Osge e Goldberg, lungi dall'allontanarsi, si stanno ritrovando in un luogo nuovo. Un luogo fatto di silenzi condivisi, rispetto reciproco e confini sani. Ed è lì, lontano dai bagliori e dai sussurri, che l'amore ha la sua migliore occasione di durare. Se questo racconto vi ha fatto riflettere sui vostri confini e sui desideri di cambiamento, non dimenticate di mettere mi piace, condividere il video con chi vive le vostre stesse domande, e iscrivervi al canale. Considerate ancora una volta la possibilità di entrare nella nostra famiglia cliccando su Unisciti. È il vostro gesto che tiene accesa la fiamma di Segreti Turchi. A prestissimo, con nuove storie e nuove verità, sempre qui, nella vostra casa preferita.